Ciao cari amici, oggi faremo una piccola riflessione sul coronavirus. Quello che sta accadendo nel mondo con la pandemia influenzale non fa altro che confermare le mie teorie. Fino a quando l'uomo si è mantenuto in equilibrio con la natura, tutto è andato liscio. Ho spiegato in un mio precedente video che l'egoismo, tipico della genetica umana, è positivo ed è necessario alla sopravvivenza. Con il tempo però lo sviluppo della società ha portato al nascere di bisogni e di desideri innaturali che la nostra mente ormai alterata, ci propina continuamente. Ed ormai il sano egoismo si è trasformato in ingordigia e ci sta portando alla catastrofe. Mentre agli albori, da primitivi, ci accontentavamo di una grotta, poi con l'evoluzione di una capanna ed infine di una casetta, la società contemporanea ci ha indotti a un consumismo esagerato, che per soddisfarlo stiamo distruggendo tutto l'ecosistema. L'origine di queste malattie che hanno colpito l'uomo negli ultimi decenni, come ad esempio la SARS, sempre della famiglia del coronavirus, nel 2002-2003 mi sembra più o meno, e l'Ebola prima e il coronavirus ora, sono pervenute dagli animali. La fauna selvatica sembra essere la colpevole perché portatrice, osservatoio secondo il gergo scientifico, di questi agenti patogeni che convivono tranquillamente con loro, ma che possono essere mortali per noi uomini. Dobbiamo smetterla di distruggere il loro habitat, mentre nell'Ottocento erano solo gli esploratori che si inoltravano nella giungla primordiale e venivano a contatto con microbi sconosciuti alle nostre difese immunitarie e pericolosissimi. Oggigiorno, avendo quasi annullato la distanza tra l'ambiente domestico e l'ambiente selvatico, stanno cambiando il soggetto che li ospita. La loro nuova casa siamo noi ora. Secondo uno studio del 2017, i focolai di Ebola sono stati maggiori nelle aree dell'Africa che hanno subito deforestazioni recenti. Perché i pipistrelli della frutta, che sono i principali portatori sani di questo virus, non avendo più alberi su cui posarsi, hanno dovuto appoggiarsi a quelli che stavano in prossimità delle case, aumentando così la possibilità che un uomo mangi un frutto su cui è presente la sua saliva e si contamini. Tanto per fare un esempio. La Cina finalmente questo 24 febbraio si è decisa a vietare il commercio di animali selvatici e la decisione è stata presa dal massimo organo legislativo della Repubblica Popolare Cinese. Nei loro mercati, con una elevatissima umidità, si trovano vicini e in gabbia specie selvatiche che raramente si incontrerebbero in natura e in terribili condizioni, poveretti. E così i microbi saltano facilmente da una specie all'altra. La Cina utilizza la fauna selvatica anche per la produzione di medicine tradizionali ed è per questo che i bracconieri fanno affari d'oro e continuano. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, è nata così l'epidemia di coronavirus. E il problema degli allevamenti intensivi. Oggi, soprattutto con le diete assurde che circolano dappertutto e che molti allenatori consigliano ai loro atleti, si mangiano proteine di origine animale più volte al giorno. Moltissime persone hanno eliminato qualsiasi farinaceo dalla loro dieta, come pericolo pubblico numero 1. Il frumento che ha sfamato per migliaia di anni miliardi di persone è diventato oggigiorno un alimento pericoloso. Ora, pure i cinesi stanno cambiando la loro alimentazione, che era a base di riso, e saremo presto sommersi dagli escrementi degli animali che alleviamo. Per questo insensato fabbisogno di carne. Si prevede che nel 2030 il pianeta produrrà 5 miliardi di escrementi ogni anno e solo una minima parte si potrà utilizzare come fertilizzante. Il resto, già ora,
finisce nel suolo e nelle falde acquifere. Una fine di merda per il genere umano, detto alla romana. Mia città natale. Saluti a tutti.